4 cose che devi sapere prima di iniziare a fare Muay Thai. Ciao a tutti, io sono Claudio e qua su Web da alcuni anni parlo di Muay Thai e di tutto quello che gravita attorno alla nostra disciplina. Ma di che cosa voglio parlarti oggi? Oggi voglio darti una lista di 4 cose che devi assolutamente sapere prima di cominciare a fare Muay Thai, perché sì, ancora al giorno d'oggi, nel 2023, c'è molta ignoranza attorno agli sport da combattimento. La capra è il migliore animale che c'è, dopo la donna. Prima di iniziare, di entrare nel vivo del video, però ti voglio dire alcune cose. Cosa numero 1. Domani, alla stessa ora di uscita di questo video e ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13, 13:30 circa, io faccio uscire un nuovo video. Quindi ogni giorno c'è un nuovo video dove io vi parlo di Muay Thai e del mondo che gira attorno alla Muay Thai, quindi del suo paese nativo, della Thailandia, di tutto quello che c'è attorno al mondo Muay Thai. Quindi, se non vuoi perderti questi video, ti consiglio vivamente di iscriverti al canale e attivare la campanella. Altra cosa fondamentale che ci tengo a dirti, ragazzi, se volete sostenere il lavoro, il duro lavoro che faccio ogni giorno per pubblicare nuovi video regolarmente, con regolarità, ogni dannato giorno, c'è Tecniche dei Campioni. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un videocorso che ho realizzato con tantissimi video tecnici, dove ti vado a spiegare le tecniche e le combinazioni di grandi campioni, dove ti do delle strategie pratiche per affrontare le diverse tipologie d'avversario, dove ti do diverse decine di schede d'allenamento, un programma che aggiorno costantemente e con regolarità. Quindi se vuoi sostenere il canale puoi prendere Tecniche dei Campioni, ma quindi non perdere tempo e prendi subito Tecniche dei Campioni. Va bene, ho parlato fin troppo, iniziamo con questa lista di cose che devi sapere prima di cominciare a fare Muay Thai. Sigla! Allora, la prima cosa che ti devo dire è che la Muay Thai è uno sport per tutti. Sì, chiunque può fare Muay Thai, dal bambino di 3 anni al nonno di 89 anni. Perché è possibile questa cosa? Perché tutti possono fare Muay Thai, ma non tutti possono combattere. E se tu hai 80 anni, se tu hai 15 anni, se tu vuoi imparare uno sport da combattimento ma non vuoi combattere, se ti iscrivi in una palestra sera di Muay Thai, farai Muay Thai, imparerai le tecniche di Muay Thai, ma non dovrai necessariamente combattere. Cioè la Muay Thai è veramente uno sport mirato per chiunque. Ti insegna il rispetto, ti insegna la disciplina, l'arte, i valori di uno sport, di una disciplina nata millenni fa. È una cosa, l'amo, cioè raga, io la amo la Muay Thai e è veramente uno sport per tutti, ok? Punto numero 2. La Muay Thai non è uno sport violento. Ragazzi, molti confondono la competizione con violenza. Sì, la competizione può diventare una competizione violenta, ma non è intesa come violenza atta a fare il torto a un'altra persona. Io se salgo sul ring e metto KO il mio avversario, gli faccio del male, ma lo faccio in un contesto controllato, lo faccio in un contesto dove l'altro è consenziente, non solo è consenziente, ma vuole quella situazione, perché se io e te saliamo sul ring vogliamo combattere. Nessuno mi ha puntato la pistola alla testa e mi ha detto sali a picchiarti con quello là. C'è una cosa che vogliamo fare, una cosa che ai praticanti piace fare, ok? Quindi quello che vedete sul ring, anche se vedete delle azioni cruente, cioè essere uno sport cruento non vuol dire essere uno sport violento. Cioè la parola violenza è una parola che andrebbe analizzata a fondo. Cioè violenza è anche una violenza psicologica. Violenza è quando vai a fare qualcosa che l'altra persona non vuole cioè capite, sto facendo un volo pindarico, lo so. La Muay Thai non è uno sport violento, non prendiamoci in giro. Terza cosa, raga, io non so chi ha messo in giro questa voce, ma se ce l'avessi qua davanti gli spaccherei il naso. Sì, perché ragazzi,
quando ho iniziato a fare Muay Thai, quando ho iniziato a fare uno sport da combattimento, quando ho iniziato a fare pugilato, parlo anche per i pugili, nessun maestro vi spaccherà il naso. È una stronzata, nessuno vi spacca il naso. Può capitare che se fate sparring, prendete un pugno, magari avete anche un naso un po' prominente, avete la faccia alta, sul naso il naso si rompa. Può succedere, ok? La cartilagine del naso va a puttane. Guardate, non ho più cartilagine nel mio naso, ma nessuno mi ha spaccato il naso. Tornando al punto precedente, la Muay Thai è uno sport per tutti, non necessario combattere non vuol dire fare Muay Thai, non vuol dire combattere. Quindi se combatti, fai sparring, fai contatto, può essere che il tuo naso si rompa. Se fai Muay Thai non è necessario che tu ti rompa il naso, nessuno ti va a rompere il naso. Il mio maestro non mi ha mai rotto il naso in maniera preventiva, non esiste rompere il naso in maniera preventiva, è una stronzata, ok? Quindi sfatiamo questa cosa. Altra cosa nettamente legata al mondo della Muay Thai è il fatto del condizionamento tibie. Nessuno vi dirà in una palestra seria di Muay Thai, e dopo prendiamo questo punto della serietà, di prendere a calci superfici dure. Nessun maestro vi dirà andate su un albero e prendetelo a calci perché le vostre tibie diventano più dure. È una stronzata, ragazzi. Un maestro serio vi sconsiglierà assolutamente di fare condizionamento tibia. Non esiste condizionamento tibia, maledizione. Già tutto l'allenamento di Muay Thai va in quella direzione, ok? Già fare il sacco, fare lo sparring, fare i PAO ti permette di condizionare non solo le tibie ma tutto il tuo corpo e la tua mente, perché il condizionamento è una cosa mentale, cioè tu ti abitui al dolore, ti abitui a incassare i colpi, non è solo legato al discorso tibia. Quindi se vai in una palestra dove il tuo maestro ti dice vai su un albero e prendilo a calci, prendi a calci il tuo maestro, anzi non prendere a calci il tuo maestro, vai via dalla palestra, cambia palestra, senza se e senza ma. Ciao ragazzi, sono il Claudio dell'editing video. Mi preme dire una cosa su questo argomento. Il rischio di fare condizionamento tibie è quello che vi faccio vedere nei frangenti successivi di questo video, quindi fate bene attenzione. Ragazzi, voglio riprendere il discorso serietà, perché è fondamentale, specie se siete agli inizi, specie se dovete cominciare a fare Muay Thai, che scegliate correttamente la palestra. Sì, perché molti vanno nella prima palestra che hanno sotto casa, nella palestra di paese, perché è vicino, perché è comoda. Però magari questa palestra non è una palestra seria, magari è una di quelle palestre che fanno multicorso, quindi lo stesso maestro insegna Muay Thai, insegna K1, insegna MMA, insegna pugilato, insegna tutto lui perché è un super fenomeno, magari non ha mai combattuto, oppure magari ha anche combattuto in più discipline e insegna tutto lui, si prende sulle spalle il carico di più discipline. Piccoli di giorno è un coglione. No, però rimasta a me. No, io sono un professionista come lei, non va bene. Non va bene. Ecco, se questa è la situazione della tua palestra sotto casa, ti consiglio anche questa volta di cambiarla. Cioè dovete scegliere una palestra seria, una palestra con un team di persone che combatte solo di Muay Thai, una palestra con un maestro che studia veramente, insegna veramente la Muay Thai, una palestra dove il maestro ha combattuto, bla bla bla. Ho fatto un video dove ti spiego come scegliere la palestra di Muay Thai, però sceglila correttamente, perché se non la scegli correttamente tutti questi punti che ti ho spiegato in questo video potrebbero saltare e rischi di trovarti in una struttura del cazzo che ti fa fare cose che non dovresti fare, magari una struttura del cazzo dove ti spaccano il naso, magari in una struttura del cazzo dove, quante volte ho detto cazzo che brutta cosa, dove ti dicono di prendere a calci gli alberi, dove ti obbligano a combattere, dove non ti senti in una situazione bella. Quindi in quella situazione cambia palestra e cerca un team serio, ok? Vai a riprenderti il video dove ti spiego come scegliere la palestra. Amici, penso di aver detto tutto, penso di aver detto abbastanza. Ricordatevi che domani alla stessa ora di uscita di questo video, ogni giorno da lunedì al venerdì, ne esce uno nuovo, quindi ogni giorno ci sono nuovi video sul mio canale. Vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Thank you very much.
much.